Benvenuti amici sul mio canale. Su questo canale parliamo di orchidee. Oggi vi voglio presentare una specialità. È un cake, semplicemente un cake di una Phalaenopsis. Con questo video di oggi vi voglio spiegare, abbiamo visto nell'altro video perché muoiono ed è normale che muoiono quando sono super stressate, abbiamo visto nel video che vengono bombardate con microchip che vengono coltivate per essere poi vendute sul commercio. In questo video vi voglio dire che nonostante tutto hanno una spiccata volontà di vivere e di esistere. Questo è un cake che io ho preso sul posto di lavoro un anno fa, da una pianta completamente secca, non c'era più nulla, foglie completamente accartocciate, il ramo floreale secco, c'era solo questo cake ma piccolino, perché oramai è un anno di vita, un anno che è con me, completamente piccolo, completamente vivo, con delle radici di 3 o 4 centimetri, me lo sono portato via a prescindere dalla lunghezza delle radici, l'ho messo in fibra, anzi prima in sfagno, oggi in fibra ed è con me da un anno. Vi voglio dire che nonostante che queste nostre amate Phalaenopsis vengono messe sul mercato industriale e devono rispettare delle scadenze di vendita, punto e basta, hanno tanta voglia di vivere, perché la pianta dopo 4 anni, che uno stava scritto su un gruppo a cui sono iscritto, commentava proprio questo fatto: una pianta lasciata a se stessa dopo 4 anni, completamente il moncone tutto secco, senza niente, lasciata sul vasetto, dopo 4 anni è uscita la prima foglia. Non è solo quello. Le Phalaenopsis hanno capacità di produrre caichi alla base, quindi riprodurre un'altra piantina alla base. Hanno capacità, questo è un oggetto di fiori, vedremo che fiori fa dopo un anno che è con me, saranno piccolissimi ma non è un problema. Hanno capacità di fare caichi dal ramo del fiore, quindi vita sul ramo dei fiori, vita alla base. Hanno capacità di fare radici aeree alla base, radici che stanno nel composto. Quindi la pianta a più livelli riesce a creare vita, a sopravvivere. Mi è capitato di vedere piante abbandonate a loro stesse, nonostante tutto, cacciare nuovi germogli. È vero che qualche volta si consiglia, quando avete una pianta malandata, di non perderci tempo, in realtà è così. Però se voi per caso la lasciate lì, succede delle volte che dopo anni, ma dopo 4 anni che tu quella pianta proprio dici è impossibile, ritira fuori una piccola foglia, una rivoglia ancora di rimettersi in vita, di rimettersi in discussione nonostante tutto. Quindi questo che cosa voglio comunicarvi con questo video? Che hanno tanta tenacia, quindi non arrendetevi mai se ci sono circostanze in cui vedete che la pianta può sembrare che sia finita, ma non è mai completamente finita. Considerate che questo cake nessuno avrebbe pensato che sarebbe potuto sopravvivere, cioè neanche io avrei pensato che poteva sopravvivere ed arrivare fino a oggi. Sta tirando fuori tutti quanti questi piccoli getti di radice. Se vedete questa radice qua è verde, quindi significa che la radice è attiva nonostante che siamo in inverno. Una cosa importante alle Phalaenopsis è la luce, è importante garantire tante ore poca luce. Non è una pianta che ha bisogno di una botta di luce per 3 ore e chiuso. La Phalaenopsis, come in natura vive completamente piegata su se stessa, vive con poca luce, ma ce n'è bisogno poca per tante ore. Quindi se riusciamo a dare 12 ore, 13 ore, 14 ore di luce anche in inverno, non è importante la grande quantità, ma la durata. Non ha, hanno detto, su quello che ho letto sui vari documenti, non ha la capacità di, non ha delle foglie capaci di assorbire la luce così, uno gliene dà tanta per un'ora, no, sono foglie abbastanza coriacee, abbastanza spesse, abbastanza cicciotte, ha bisogno di una quantità di durata piuttosto che una quantità di potenza di luce, proprio per via del fatto che loro vivono completamente piegate. L'unica cosa che le può uccidere, lo ripetiamo, l'acqua sul colletto delle foglie, l'acqua all'interno dell'apice, la pianta muore in pochissimo tempo. Però nonostante tutto, se avete tempo, avete voglia, avete pazienza, non le volete buttare via perché è una pianta, un regalo, un ricordo di qualcuno, sappiate che a distanza di anni, anche senza fare nulla,
Queste sono capaci di dare vita, sono macchine che si producono vita, non lo so tante volte da dove viene fuori quella vita che loro, quella capacità di vita che hanno. Per questo quando si dice che la Phalaenopsis è molto resistente per questo, perché ce ne vuole veramente poco per farle morire, ma delle volte ce ne vuole veramente poco per farle riprendere dopo mesi e mesi e mesi di completa inattività. Questo è un keiki, l'ho coltivato per un anno, sta con me, vediamo poi quando ci sarà la fioritura, quindi non vi arrendete se delle volte vi capita che avete situazioni che proprio dici lasciatela lì, se avete spazio, avete tempo, lasciatela lì. Dopo anni queste sono in grado di rifare ancora il miracolo della vita. Non arrendiamoci e andiamo avanti. Al prossimo video e grazie di avermi seguito, vi aspetto qui su questo canale.